Forse ti è capitato o ti capiterà nella vita di ricominciare da capo, cambiare lavoro, città, paese e soffrire la solitudine. Voglio però dirti che non deve per forza essere così. Hai il potere dentro di te di superare la solitudine e di trovare soddisfazione nel tuo nuovo viaggio, nella tua nuova avventura. Molti pensano, per esempio, che sia un problema degli anziani, ma io credo che sia un problema che sta aumentando anche per i giovani, con tutta la mobilità internazionale di oggi, che si spostano per nuove opportunità o per necessità. Magari tu appartieni a questa categoria. Vediamo come affrontarlo e come risolverlo, per renderti più sereno, più sicuro di te stesso, anche se ti capita spesso di stare da solo. Dobbiamo parlare innanzitutto del perché la solitudine fa male, prima di passare alla parte pratica. La lontananza dai nostri amici o dalle persone importanti ci priva di interazioni che ci danno vitalità, per così dire. Peggio ancora, non avere amici significa che il nostro valore o dignità non viene apprezzato. Ci sentiamo come se stessimo scomparendo dal mondo, come se fossimo quell'albero che cade nella foresta e che non fa rumore perché non c'è nessuno a sentirlo. Permettimi di raccontarti un po' la mia esperienza. Sono una persona a cui piace pensare di poter passare molto tempo da solo. Forse anche tu pensi lo stesso, che non abbiamo necessariamente bisogno di altre persone. Forse è più tipico degli introversi, ma comunque, per quanto si possa essere emotivamente resilienti, ci sono dei limiti. Mi è capitato di essere in cima alla Torre Eiffel da solo e posso dirti che non c'è nulla di romantico speciale in quella torre di metallo, anche se le persone di tutto il mondo sognano di essere lì. Nel mio caso è stato perché non avevo nessuno con cui condividere l'esperienza. Non sto dicendo questo per sottolineare la negatività dell'essere soli, ma semplicemente per incoraggiarti a ottenere un po' di più. Cosa vuol dire con questo? Possiamo stare a lungo da soli, certo, ma la vita sarà un po' più colorata se potremmo godere più spesso della compagnia di qualità degli altri. Spesso ciò che facciamo diventa molto più significativo quando possiamo condividerlo con altri. Sei d'accordo con me fino a questo punto? Ora basta con la filosofia, avviciniamoci ad alcune soluzioni per darti una mentalità vincente. Cosa fare? Cosa ha funzionato per me nel corso degli anni, mentre vivevo in 4 paesi diversi e partivo da zero da solo? E può funzionare anche per te? Non ti proporrò di andare in discoteca o di stravolgere la tua vita per trovare persone nuove. È troppo spaventoso e un po' demotivante. Mi conosci su questo canale, mi piacciono idee concrete, graduali per la vita di tutti i giorni. Prova a trovare un caffè oppure un locale preferito e ad andarci spesso finché non riesci a parlare un po' con i dipendenti, cioè fare un po' di amicizia con loro, perché loro possono diventare poi un ottimo collegamento con tutte le altre persone che vengono lì e che hanno qualcosa in comune con te, amano il posto. Così avrete già un argomento di conversazione facile e piacevole. Soluzione numero 2. Trova un'attività fisica che ti piace, perché lo sport o il movimento in generale che ti piacciono è fondamentale per il tuo successo nella vita. E fai questa attività con un piccolo gruppo. Io andavo a fare maratona con il mio zio e i suoi amici in Italia, facevo parkour all'università in Germania e karate in Belgio. Di solito si possono trovare corsi economici presso l'università locale o anche gruppi Facebook nella tua zona magari. Importante, una chiarificazione, non si tratta di correre 2 ore ogni giorno o spingersi al limite, si tratta semplicemente di stare a contatto con un piccolo e comodo gruppo di persone e di fare allo stesso tempo qualcosa di buono per il proprio corpo, anche solo mezz'ora, 2 volte a settimana. Inoltre avrai qualcosa in comune con loro. Terza e ultima soluzione per oggi. Una volta alla settimana fai del volontariato. Io l'ho fatto in un bar e anche come traduttore e avrai il vantaggio di fare qualcosa di buono per la comunità mentre le persone ti apprezzano. Fa miracoli per le persone timide e se non ti piace puoi smettere in qualsiasi momento. Ora vorrei raccontarti una piccola storia. Forse ti è capitato di rimanere a casa durante il fine settimana. È successo a me. Volevi uscire ma i tuoi amici erano impegnati forse. A volte capita poi di accumulare pensieri negativi che abbassano l'autostima, causati dalla sensazione di solitudine. Una domanda utile in queste situazioni può cambiare la prospettiva e darti una mentalità vincente. Qual è questa domanda? Sei solo o ti senti solo? Essere soli non è necessariamente causa di solitudine, anzi, molte persone si sentono sole quando sono circondate da tante altre persone in una stanza. La solitudine in realtà consiste nel percepire che non c'è nessuno a cui importa di noi. Molti poi confondono questo aspetto
Forse non abbiamo compagnia in questo momento o in questo fine settimana, ma abbiamo persone nella nostra vita che ci tengono a noi. Quindi a volte siamo da soli, ma raramente siamo proprio soli nella vita. Il tempo da soli, infatti, non deve essere confuso con la solitudine. Dico questo perché controllare quella voce negativa interiore che a volte ci dice che gli altri non vogliono uscire con noi o che non siamo degni di attenzione può fare un'enorme differenza nella nostra realtà percepita. Molto spesso la nostra percezione degli eventi può cambiare completamente i nostri sentimenti e le nostre azioni. In sintesi, la cura per la solitudine può essere trovata nelle altre persone. Può sembrare ovvio, ma c'è una considerazione importante. Il legame deve essere orientato verso l'altra persona, non verso ciò che questa persona può fare per noi e per la nostra solitudine. Cerca quindi di essere curioso. Pensa che ogni persona può insegnarti qualcosa. Sono sicuro di questo al 100% perché ognuno di noi alla fine è unico. Inoltre cerca di avere piccole interazioni quotidiane, passo dopo passo. Saluta un vicino, tieni la porta a qualcuno, fai volontariato, come ho già detto, da qualche parte nella città. Forse questi gesti alla fine non ti faranno diventare l'amico per tutta la vita di qualcuno, ma ti aiuteranno a sentirti più connesso con il mondo. E più si fanno questi piccoli passi verso la connessione, più ci si allontana dalla solitudine. La solitudine infatti non è uno stato permanente poi, non è qualcosa che ci definisce. È una sensazione temporanea che abbiamo il potere di cambiare. Lo so perché ci sono passato. Mi sono trasferito in diversi paesi, ho ricominciato da zero e ho affrontato le mie battaglie con la solitudine. Ma ho trovato il modo di superarla e oggi volevo condividere questi modi con te, anche con l'aiuto di vari libri. Per riassumere, oggi abbiamo parlato di cos'è la solitudine, di cosa non è, di alcune soluzioni pratiche insieme a una mentalità vincente per renderti emotivamente più resistente, resiliente e sereno. Spero davvero che sia stato utile per te. Queste sono le idee che mi hanno aiutato a me in questa sfida. L'episodio di oggi poi è stato ispirato dai libri La vita è dura di Kiran Setia, 13 cose che le persone emotivamente forti non fanno di Amy Morin e una biografia della solitudine di Faye Bound Alberti. Se pensi che queste idee o questi libri possano aiutare qualcun altro, puoi condividere questo video o fammi sapere cosa pensi tu della solitudine. Aiuta immensamente la biblioteca. Ci vediamo nel prossimo libro. Ciao!